Che cosa succede quando l'amicizia, il rispetto e la determinazione si scontrano sul ring? Succede che due delle migliori coppie nella storia recente della Stardom si preparano a darsi battaglia in un match che promette fuoco e scintille. Hanan e Sayada contro Hazuki e Koguma, Wingori vs Fukuoka Double Crazy. Un confronto tra passato, presente e futuro. E tutto questo per i Goddess of Stardom Titles. Tutto ha inizio con Hanan. Debutta nel 2017 a soli 13 anni, una delle più giovani nella storia della Stardom. Cresciuta sul ring, giorno dopo giorno si è guadagnata il rispetto di tutti, diventando una delle più grandi Future of Stardom Champion della storia e ora, insieme a Sayada, Goddess of Stardom Champion. Sayada invece è l'energia pura della divisione. Debutta nel 2019 e diventa subito nota per il suo spirito combattivo, per quel suo atteggiamento da never say die. Dopo un infortunio grave nel 2021 è tornata più forte di prima e ora insieme a Hanan ha trovato la partner perfetta. Le due formano una coppia esplosiva, coordinazione, affiatamento, cuore. In poco tempo Wingori ha saputo conquistare i fan grazie alla loro grinta e simpatia, anche perché Hanan e Sayada condividono ben più di una semplice amicizia, condividono i tanti successi sul ring che le ha permesso di scalare le gerarchie all'interno della Stardom. Entrambe sono state in passato Future of Stardom Champions e New Blood Tag Team Champions. Un qualcosa fatto sempre col supporto l'una dell'altra. Ma dall'altra parte del ring ci sono due leggende della Stardom. Hazuki, la Wild Heart. Una carriera iniziata nel 2014, un ritiro nel 2019, ma una passione per il wrestling che non si è mai spenta. Il suo ritorno nel 2021 ha riacceso i sogni dei fan, dimostrando che lo spirito guerriero non muore mai. Nella sua quasi decennale carriera, Hazuki ha conquistato svariati allori e ha fatto parte di alcune delle stable più importanti della storia della Stardom. Ma purtroppo, in questi anni, non è mai riuscita davvero a consacrare il suo nome per colpa del fatto che di non essere mai arrivata a conquistare uno dei due titoli più importanti della Stardom. Al suo fianco troviamo Koguma. Debutta nel 2013, lascia il wrestling per ben 6 anni e poi torna nel 2021 con la stessa voglia di vincere. Insieme Hazuki e Koguma formano le Fukuoka Double Crazy, uno dei team più forti mai apparsi in Stardom, ma non solo, uno dei team più forti nel panorama del wrestling mondiale. Le Fukuoka Double Crazy sono un mix di bellezza, carisma, bravura, affiatamento, sono una macchina perfetta. A prova di ciò, le Fukuoka Double Crazy possono contare sull'aver vinto la Goddess of Stardom Tag League nel 2021 e ben 3 volte i Goddess of Stardom Title, il che le rende il team più vincente nella storia della compagnia. La rivalità però tra questi due team sembrava essere partita in maniera amichevole, anche perché entrambe le coppie fanno parte di Stars. Il tutto era iniziato qualche settimana fa. Dopo la vittoria di Hanan e Sayada su Mayu Iwatani e Momokogo, le Wingori avevano deciso di nominare le Fukuoka Double Crazy come loro prossime avversarie. Hazuki e Koguma erano onorati di ciò e con gran rispetto reciproco i due team avevano deciso di affrontarsi a All Star Grand Kingdom. Poi però c'è stata la press conference dell'8 aprile. Trasparente, cruda, vera. Hanan non si è trattenuta e ha sparato una pipe bomb in stile CM Punk che ha lasciato tutti a bocca aperta. Hanan, visibilmente commossa, ha accusato Hazuki di essere poco professionale e di volerla fuori dalle Stars. Hazuki, scioccata quanto noi dalle dichiarazioni della giovane atleta, si è vista il mondo sprofondare davanti ai piedi. Quella che credeva essere un'amica forse non lo era più, o forse non lo era mai stata. Hanan,
con cui condivideva lo spogliatoio, con cui condivideva parte delle sue giornate allenandosi insieme, aveva dichiarato che non la voleva più nelle Stars. Una dichiarazione pesante da mandar giù, un qualcosa che ha scosso Hazuki nel profondo. Una Hazuki che allora rispose per le rime a Hanan e con voce tremolante affermò che la sua unica intenzione è sempre stata quella di dare tutta se stessa alla causa chiamata Stars. Ha sempre cercato di mettere la unit al primo posto, sacrificando anche parte dei suoi successi per il bene della stable. Storyline? O forse nelle parole di Hanan c'è anche del vero? Chissà. Credo che non lo sapremo mai. Fatto sta che in questo caso non posso far altro che schierarmi dalla parte di Hazuki e delle Fukuoka Double Crazy. Penso che le parole di Hanan siano state ingiuste nei confronti di Hazuki, una splendida lottatrice che ha sempre cercato di aiutare la stable e tutte le sue compagne. Hazuki non si è mai tirata indietro, non è mai scappata da nessuna battaglia. Hazuki è sempre stata super disponibile con tutte le sue amiche e anche coi fan con cui ha un bellissimo rapporto. Hazuki è una ragazza solare, bella e super talentuosa e merita di scrivere la storia a All Star Grand Kingdom. Ecco perché spero con tutto il cuore che le Fukuoka Double Crazy possano uscire dal pay-per-view come nuove campionesse, per ricordare a tutti, ancora una volta, che loro sono uno dei migliori tag team al mondo. Il match che si terrà a All Star Grand Kingdom scriverà un altro capitolo della divisione tag team della Stardom. Un match che potrebbe facilmente entrare nella leggenda. Le campionesse contro le veterane. L'energia della nuova generazione contro la tecnica e l'esperienza. Chi vincerà? C'è in palio molto di più di 2 cinture. C'è in palio la supremazia di una divisione che oggi, più che mai, è al centro dell'attenzione. In Stardom ogni match è una battaglia, ma alcuni diventano leggende. Hanan e Saya Iida hanno dimostrato di poter superare ogni ostacolo. Hazuki e Koguma hanno già inciso i loro nomi nella storia. Il 27 aprile scopriremo chi guiderà il futuro del tag team wrestling in Giappone e probabilmente scopriremo anche se il futuro di Fukuoka Double Crazy sarà o meno lontano da Stars. E voi? Da che parte state? Fatemelo sapere qua sotto nei commenti e non dimenticate di lasciare un like, di condividere il video con quante più persone possibili e di iscrivervi al canale attivando anche la campanella per non perdere i prossimi contenuti. Inoltre vi ricordo che qua sotto in descrizione trovate tutti i link del progetto Donne tra le corde, un progetto che sorride al wrestling femminile mondiale. Grazie a Donne tra le corde sarete in grado di restare aggiornate con tutto ciò che aleggia intorno alle vostre atlete preferite. Date un'occhiata ai link qua sotto per tutte le info. Dal vostro amichevole Kirito di quartiere per oggi è tutto. Grazie di cuore e alla prossima. Bye poi!